tutti e ben ritrovati! Gennaio è ufficialmente alla fine, possiamo dare il benvenuto a febbraio, il che significa che è arrivato il momento di tornare alla tradizione, ovvero di mostrarvi tutti i miei prodotti preferiti del mese. Come sempre ci saranno prodotti di bellezza, abiti, accessori, libri e quant'altro, perciò non perdiamo tempo e cominciamo! Per quel che riguarda la cura della pelle ho 3 prodotti preferiti da mostrarvi, 2 li avrete già visti, uno nel mio Best of Beauty del 2015, l'altro nel mio haul americano, il terzo invece è una novità. Partiamo dai prodotti che avete già visto e quindi cercherò di essere un po' più veloce. Il primo è una crema notte, la Repair Wear Sculpting Night Cream della Clinique. L'ho inserita nel mio Best of Beauty anche se in realtà l'ho scoperta abbastanza di recente, soltanto a fine anno, ma fra tutte le creme notte che ho provato è una di quelle che mi ha convinto di più, per 3 ragioni. La prima è che è molto leggera, il che significa che si stende facilmente e si assorbe in un attimo, che sono 2 qualità che apprezzo tantissimo in una crema per il viso. La seconda è che è piacevolissima da applicare, dà una sensazione di freschezza immediata e la pelle risulta molto idratata. E la terza ragione per cui amo questa crema è che davvero ha una formula che va a tonificare e rigenerare la pelle durante la notte, quindi non potevo non inserirla nei miei prodotti preferiti di gennaio. Il secondo prodotto che avete già visto era nel mio haul americano e sto parlando di una maschera per il viso, la Rose Face Mask della Fresh. Ho continuato ad utilizzarla in tutto il mese di gennaio e me ne sono innamorata, intanto perché si può utilizzare praticamente tutti i giorni, quindi non è per nulla aggressiva. Al contrario è molto idratante, ha una consistenza leggerissima, quindi si stende facilmente, poi la si lascia in posa per 5-10 minuti, la si risciacqua e la pelle è istantaneamente più idratata e più morbida. All'interno ci sono dei petali di rosa, ha questa consistenza che vi avevo già fatto vedere nel mio haul americano un po' strana, la profumazione è spettacolare, insomma questa maschera mi sta piacendo veramente un sacco. E passiamo al terzo prodotto, la novità, è un regalo di Natale, si tratta di una crema per il contorno occhi, la Premium Swan Extreme Corrector, chiedo scusa, della Rexaline. Premetto che è piuttosto cara, però mi sta piacendo davvero tanto. Si presenta come una classica crema per il contorno occhi, quindi abbastanza leggera, facile da stendere, si può utilizzare mattina e sera e ha come formulazione la capacità di ridurre le rughe, ridurre le occhiaie, le borse e di idratare a fondo l'area del contorno occhi. Quindi piuttosto cara, ma trovo che funzioni davvero bene, mi sta piacendo e tra l'altro ne basta pochissima, quindi anche se la confezione vi sembra piccolina, perché in realtà è soltanto questa, credo che duri abbastanza a lungo, quindi consigliatissima. Adesso possiamo passare alla sezione trucco. Tutti i miei prodotti preferiti in campo di make-up del mese di gennaio sono comparsi nel mio haul americano, infatti li ho acquistati tutti e 3 in America, ma li trovo talmente spettacolari da non poter non inserirli nei miei preferiti. Partiamo con il fondotinta. Questo è l'Amazonian Clay Full Coverage Foundation della Tarte. Ha un SPF 15, è un fondotinta in crema, ma è molto coprente, pur risultando assolutamente naturale, ce l'ho anche in questo momento. È una crema con una consistenza e una texture particolare, perché una volta stesa diventa opaca e quindi nasconde ogni tipo di lucidità sul viso, molto coprente, ha una durata di 12 ore, e privo di oli, insomma è un fondotinta veramente spettacolare. Il secondo prodotto è un eyeliner, il tattoo liner di Kat Von D. Mi piace da morire, l'ho preso proprio perché ero curiosa di testare questo prodotto e me ne sono innamorata. La punta è in feltro e molto sottile, quindi permette di creare una linea molto precisa, è assolutamente scrivente, dura tutto il giorno, molto intenso, insomma un eyeliner praticamente perfetto che potrebbe addirittura diventare il mio preferito in assoluto.
E per finire una palette, la palette della Lorac l'Unzipped Gold, anche questa acquistata in America. Tra l'altro vi volevo far presente che ho scoperto un sito che spedisce anche in Italia e che distribuisce un po' tutti i brand che fino adesso erano praticamente introvabili. L'ho scovato facendo delle ricerche appunto per mettere i link al mio video haul americano, perciò se qualcosa vi sfrucuglia, come sempre vi invito a fare un giro sul mio blog dove troverete il link di tutti i prodotti che vi sto mostrando. Torniamo alla nostra palette, ne avevo già parlato benissimo nel video haul, quindi non mi dilungherò troppo. I colori sono splendidi, tutti molto su una tonalità del dorato, che come sapete è la mia fissazione degli ultimi mesi. Ci sono appunto dei rosa dorati, dei dorati puri, un bronzo e 4 colori, 4 tonalità di marrone che permettono di creare dei look molto naturali o anche decisamente più intensi. Li indosso anche in questo momento. Sono pigmentatissimi, come dicevo già nel mio video haul, forse sono gli ombretti più pigmentati che io abbia mai provato, quindi bisogna un po' imparare a dosarli, ma forse proprio anche per questo li ho adorati. Mi piacciono tantissimo, li sto utilizzando non stop da quando sono tornata dall'America. E questi erano i miei 3 preferiti in campo di trucco. Adesso passiamo alle unghie. Il mio smalto preferito di gennaio non sarà una sorpresa, è della Essie. Ultimamente infatti sto acquistando praticamente soltanto smalti di questo brand e si tratta del No Place Like Chrome, che è questo colore argento cromo molto brillante, molto metallico. Basta una sola passata per avere appunto un effetto di unghie metallizzate. Mi piace tantissimo, l'ho indossato un sacco, non ce l'ho in questo momento perché sto facendo riposare le mie unghie, ma non potevo non inserirlo tra i miei preferiti perché l'ho adorato. Nel mese di gennaio non ho fatto tantissimi acquisti in campo di abiti, anche perché avevo già dato abbastanza durante il viaggio americano. Ho comunque 3 cosette da farvi mostrare che non sono in realtà degli abiti nuovi, ma sono comunque quelli che ho indossato di più nel mese di gennaio, che è stato un mese davvero freddo. Il primo articolo è questo, ovvero dei leggings in finta pelle. Li ho acquistati l'anno scorso da H&M, ma sono sempre disponibili, magari non identici ma molto simili. Trovo che siano comodissimi da indossare quando fa freddo perché appunto tengono le gambe calde, sono carini, non sono scontati, non sono i classici jeans, sono comodissimi, il che non è poco, e mi piace molto abbinarli con quello che è il secondo articolo che ho indossato di più nel mese di gennaio, ovvero con un maxi maglione oversize a collo alto. Anche questo è un acquisto dell'anno scorso, però vale un po' il discorso dei leggings. Sono 2 capi abbastanza classici, abbastanza facili da reperire un po' tutti gli anni, sia a basso costo che a costi più elevati. Questo era il mio preferito già l'anno scorso, lo è ancora anche per quest'inverno perché è caldissimo, morbidissimo e comodissimo. E l'ultimo pezzo invece più particolare, vado a recuperarlo, è un regalo di Natale, il regalo che mi ha fatto Daniele, e si tratta di questo cardigan, diciamo, con cappuccio morbidissimo, sembra un peluche, ed è appunto con le orecchiette da koala e anche 2 piccoli koala sulle taschine. È caldissimo. Lo indosso in casa praticamente tutti i giorni perché basta metterselo addosso, il freddo passa istantaneamente e poi mi fa sentire coccolata un sacco. È della Etam, non so se è ancora disponibile, lui l'ha comprato online, me l'ha regalato appunto a Natale. Ci tenevo però a farvelo vedere perché è davvero carino. E questi erano i miei 3 preferiti in campo di fashion. Passiamo adesso agli accessori. Il mio accessorio preferito di gennaio sono dei collant, e ad essere onesta sono i miei collant preferiti in assoluto da quando li ho scoperti. Perché? Perché sono particolari, hanno infatti l'effetto francesina, non so se riuscite a vederlo,
senza però la controindicazione di doversi costantemente tirare su le calze, come mi accade invece quando indosso le francesine classiche. Quindi sono semplici ma allo stesso tempo molto particolari, sono caldissimi, comodissimi. Questi io li acquisto in America sul sito di ModCloth, mi sembra che siano disponibili anche su ASOS e in realtà credo di averli inseriti già anche in altri video dei prodotti preferiti del passato, perché li utilizzo già da, credo che questo sia il terzo inverno e li adoro, e quindi ho deciso di metterli nuovamente perché magari qualcuno di voi se li era persi. Passiamo adesso alle scarpe, perché questo mese ho anche delle scarpe preferite da mostrarvi. Le mie scarpe preferite di gennaio sono della Cult e si tratta di queste stringate in pelle nera che all'apparenza sono molto classiche e semplici. Wow, mi stavano cadendo. In realtà la cosa che mi ha colpito è che hanno tutta questa serie di forellini che le rendono un po' particolari e un po' diverse dal solito. Volevo appunto delle stringate perché in inverno le indosso tantissimo, se non ho gli scarponcini, di solito ho scarpe di questo tipo. Volevo che fossero comode, volevo che fossero anche un po' diverse dal solito, perciò quando ho visto queste me ne sono innamorata e sono venute a casa con me. Le ho acquistate a metà gennaio e le ho indossate ogni giorno da allora. Mi piacciono un sacco, anche se ad essere onesti non sono proprio caldissime, però ci tenevo a mostrarvele perché le trovo davvero carine. C'è ancora la categoria dei vari, perché questo mese è una cosetta da mostrarvi e non vi stupirà scoprire di cosa si tratta. Il mio prodotto vario preferito di gennaio è una candela della Yankee Candles. Come sapete ho una vera ossessione per le candele, ne ho sempre 1000 che bruciano anche mentre giro i miei video, ma in generale le accendo e le uso tantissimo. La mia preferita di gennaio è questa ed è Mandarin Cranberry ed è spettacolare perché ha appunto questa fragranza di mandarino molto invernale che però riempie la casa ed è davvero un piacere tenerla accesa. Infatti normalmente è accesa là dietro anche durante i miei video, oggi l'ho sostituita per mostrarvela. Insomma, Mandarin Cranberry è la mia candela preferitissima di gennaio. E siamo arrivati così alla sezione dei libri che, come sapete, conclude i miei video dedicati ai prodotti preferiti. Il mio libro preferito di gennaio era già comparso nelle idee regalo nella mia serie appunto natalizia 30 Days of Christmas e si tratta di L'assassino, il prete e il portiere di Jonas Jonasson. L'autore mi piace tantissimo, all'epoca ve l'avevo consigliato senza averlo ancora letto, l'ho invece letto poi di recente nel mese di gennaio, mi ha divertito un sacco, le storie create da Jonasson sono sempre molto particolari, con un tocco surreale e davvero piene di ironia e divertenti, quindi situazioni surreali, personaggi strani e interessanti e una trama che comunque riesce a tenere incollati alle pagine. La storia è davvero strana perché racconta, i personaggi principali sono un pluriomicida, un reverendo, donna e un addetto alla concierge, un receptionist in un motel di quart'ordine che si incontrano per varie ragioni e finiscono per collaborare in un'impresa che ha dei risvolti davvero surreali. Insomma, non voglio dirvi di più per non spoilerare, se vi ho incuriosito vi invito a leggerlo, Jonas Jonasson, l'assassino, il prete e il portiere. E questo è tutto per i miei prodotti preferiti di gennaio. Come sempre io spero che i miei suggerimenti vi siano stati utili in qualche modo. Vi ricordo che sul blog troverete il link di tutti i prodotti che vi ho mostrato per poterli appunto acquistare online qualora foste interessati, e l'indirizzo del mio blog è come sempre nella info box qui sotto. Per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto non dimenticate di cliccare mi piace, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Ok, io vi saluto, un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Boom! Ciao Jiu-Jitsu e ben ritrovati! Come avrete intuito leggendo il titolo qui sotto, il video di oggi è dedicato al Best of Beauty del 2015, ovvero a tutti i prodotti in campo di beauty che più ho amato nel corso dell'anno passato.
Lo so, arrivo un po' tardi, siamo praticamente a febbraio, ma ci tenevo comunque a tirare un po' le fila e a condividere con voi quelli che, secondo me, sono stati i prodotti di bellezza migliori del 2015.